Abbiamo iniziato. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao Alberto, prego, vai coi punti, raccontaci. Allora, il primo punto era quello dei dolori muscolari, se non vado errato, che allora sono spuntati in diverse occasioni nel corso degli ultimi anni, non in zone specifiche, ma nell'ultimo periodo si sono intensificati da novembre, in particolare a gambe ed avambracci. Poi dal 2016 che mi porto dietro, diciamo, una tendinite che va e viene al braccio sinistro ed insieme a questi dolori chiaramente c'è proprio uno squilibrio sistemico a livello muscolare. Anche la schiena, no? Anche la schiena, sì, ovviamente, anche perché poi lì è il centro un po' e poi tutto si dirama. Ma tu fai E sport, ti alleni? allora, faccio yoga dal 2017, tendenzialmente cerco di farlo quotidianamente, se non riesco, amen, non sto a fustigarmi perciò. E poi palestra, ma nell'ultimo periodo ho interrotto appunto perché sentivo che non riuscivo a rigenerarmi in maniera, tra virgolette, normale. Ecco. Comunque a 28 anni dico no, aspetta, dovrei stare in condizioni diverse. E comunque i maggiori punti di tensione erano i polpacci, che sentivo proprio come delle morse chiuse sui polpacci. E tra l'altro questi dolori si sono leggermente attenuati da sabato. È salito un febbrone improvviso, mi ha tenuto a letto tutto il giorno e la domenica risvegliato, sì, non al 100%, ma fresco e sotto un'altra energia. Hai fatto qualche esame medico? Ho fatto degli esami del sangue ad inizio gennaio, però nulla di particolarmente sballato, ecco. Tutto bene o male nella norma. Il secondo punto, se posso procedere, non Sì, c'è. prego. Sì, sì. Ok. Il secondo punto riguarda la perpetua mancanza di una partner, che cioè, non sto dicendo il canonico fidanzamento, ma proprio l'assenza di una partner femminile. E comunque quegli episodi che ci sono stati in passato erano bene o male lo stesso copione, e chiaramente nel tempo ho cominciato a pormi sempre più domande se non è appunto una cosa molto meccanica o che altro. E, mentre con delle potenziali partner in cui potrebbe scattare qualcosa, comunque sono sempre già accompagnate, per cui sistematicamente l'interesse crolla e finisce lì. Storie significative ce n'è stata una che poi bene o male è stata, diciamo, il grilletto di quello che poi è stato un risveglio davvero potente, perché già c'era molto interesse riguardo tematiche un po' non trattate nella società, diciamo. Solo che quel grande dolore che ha causato quella storia, preceduto ovviamente da un benessere mai provato prima, durato su per giù 3 o 3 mesi, e appunto poi si sono innescate tutte quelle dinamiche tali per cui sono arrivato qua oggi a parlare con voi. E quindi poi non so se la vogliamo chiamare nel cinema questa persona, che comunque io non la vedo più, ma comunque non c'è stata una chiusura brutta, ecco. È una ex, quindi. E non è mai stata ufficializzata la cosa, però di fatto cioè, eravamo partner. Ok. Chi vuoi mettere nel cinema anche? Allora direi i genitori. Ehm, Poi quelle 2 persone che ho accennato nel punto 5, ovvero mio cugino e poi il mio migliore amico. Mhm. E beh, poi i nonni sono tutti disincarnati ormai. Tutti e quattro. Tu hai chiesto il paterno soprattutto, no? Sì, nonno paterno. Ok, terzo punto, inconsistenza nei progetti. Esattamente. Allora, ho notato che nel corso della mia vita fino ad oggi ci sono stati tanti principi di determinati progetti o percorsi o formazioni o quello che è. Solo che a un certo punto, o per dei motivi comunque validi, nel senso magari proprio diciamo un mismatch di frequenze o comunque
banalmente la famosa pigrizia, mi ritrovavo a chiudere quel percorso lì e a indirizzarmi su altro. Fammi un Quindi, esempio. allora, il più recente è stato l'inizio di questa scuola di counseling sistemico a Milano, che comunque all'inizio avevo ritenuto molto utile per quello che sono i miei interessi. Comunque mi piaceva l'idea di fare consulenze, poi integrandoci alcune discipline olistiche. E diciamo, questo qua, secondo me, potrebbe dare una bella struttura. All'inizio, vabbè, già avevano comunque chiesto il lascia passare per l'Open Day, ho detto, vabbè, andiamo avanti. Solo che dopo, nel corso del tempo, in particolare durante il secondo anno, ho cominciato a vedere proprio delle incongruenze fra quello che insegnavano queste persone e quello che poi dimostravano con i fatti. Nel senso, la si menava tanto col discorso del non giudizio e tutte queste cose qua, però poi io mi sentivo costantemente gli occhi puntati addosso e chiaramente non era terreno fertile per accogliere appunto opinioni un attimino fuori dal coro. Cioè magari Che fa uscivano. così e basta. Esattamente. Così. E quindi a una certa ho detto no, mi sto accorgendo che i soldi spesi e il tempo speso in questa cosa qua non sono più funzionali alla mia crescita. Io comunque ho iniziato col presupposto di dire sì, va bene, io comunque sto seguendo un percorso mio individuale di crescita, cosa che poi tra l'altro ho esplicitato l'ultimo incontro che ho fatto con loro, diciamo, in cui abbiamo visto un po' appunto la situazione, però con la promessa a me stesso di far sì che questo percorso, cioè la scuola in sé, non determinasse il mio percorso di vita. Nel Facevi senso, fatica alla è un fine. arricchimento, ma quello che dite voi non determina il mio valore intrinseco. Facevi fatica alla fine ad andare a questo corso, che poi mi sembra di capire hai abbandonato, no? Sì. Sì, ho fatto 2 anni, chiuso a dicembre. E Un po' un altro esempio? altro esempio, potrei anche collegarmi al punto della mancanza di una partner, perché comunque tutte quelle cose che sono iniziate poi arrivavano a un punto morto e basta, finiva lì. Nonostante non fosse successo nulla di particolare o comunque per tutti questi inizi e poi interruzioni per un motivo o per un altro. 4. Reiki e radioestesia evolutiva. Esattamente. Le due cose che mi hanno spinto ad iniziare quella scuola, a loro volta intraprese per via di tutto quello scombussolamento causato dalla relazione con quella ragazza nel 2019, e che dopo comunque appunto ho cominciato a seguire una medium, non so se la conoscete, Nadia Miele. Non dovevi dirlo, comunque vabbè, fa niente. Vabbè, e persona con cui mi trovo comunque meravigliosamente bene, tiene serate di costellazioni familiari a cui vado più che volentieri, e niente, ho cominciato a prendere i vari livelli Reiki, sono arrivato al terzo e in parallelo ho fatto 2 seminari di radiestesia evolutiva che corrispondono appunto ai primi 2 livelli. Dopodiché, per ragioni economiche o comunque per lasciar sedimentare le informazioni, mi sono preso un attimo, periodo nel cui comunque uno si pone delle domande e si chiede quali sono stati i presupposti che appunto hanno portato a fare una determinata scelta piuttosto che un'altra, e quindi tendenzialmente è quella. Il punto fondamentale è quello, il capire cosa ha portato a quelle cose e la loro funzionalità. Nel senso, prima le stavo prendendo come una sorta di progetto professionale, adesso dico, potrebbero semplicemente essere strumenti che mi accompagnano in qualcos'altro. Costellazioni familiari e Reiki l'abbiamo trattato in tante sessioni. Tu hai visto qualche sessione nostra dove se ne parla? Qualcuna sì, mi è capitato che c'erano degli accenni. E cosa hai capito in queste sessioni? Che diciamo che sono un po' questioni, come potrei definirle? La mia doppio taglio, ecco. Mm.
in cui comunque sono strumenti che possono avere delle potenzialità, ma spesso e volentieri vengono tralasciati degli aspetti piuttosto fondamentali. Quinto punto, fratellanza con questo cugino Esatto. e questo miglior amico autistico. Sì. Allora, mio cugino, vabbè, non c'è tantissimo da dire, nonostante ci conosciamo praticamente dall'infanzia, abbiamo solo 2 anni di differenza, e siamo sempre stati uniti e abbiamo sempre condiviso una sorta di fanciullezza che non è mai morta, nel senso ogni volta che ci troviamo è un rilassamento totale, si finisce in risate e comunque c'è anche un percorso di crescita e consapevolezza parallelo. Cioè negli ultimi anni ci siamo molto avvicinati per anche lui voce fuori dal coro. Diciamo che io gli ho dato l'input e poi lui ha cominciato a vedere dell'altro oltre a quello che gli infilava la società. E niente, mi chiedevo se magari c'era qualche aggancio con altre vite, o magari aveva un ruolo specifico per me o io per lui. Idem per questo mio amico qua, che ho conosciuto quando cambiai scuola nel 2011, passai dal liceo linguistico ad una scuola professionale. Questo qui era il classico strumentalizzato dalla mandria e serviva semplicemente a farsi le risate. Chiaramente mi ha fatto un po' di tenerezza all'inizio, però nel senso non ci diedi troppo peso. Dopo un po' però cominciò ad instaurarsi questo legame di fratellanza con la F maiuscola, tanto che poi c'era sua madre che mi chiamava, cioè che mi prendeva come un figlio alla fine. E quindi diciamo che sono stato il suo sostegno fino al 2021, dopodiché loro si sono ritrasferiti in Albania, essendo albanesi, però comunque il rapporto non è stato minimamente intaccato, ogni tanto chi può si sposta per farci magari qualche giorno, una settimana insieme. Quindi conosci Niente, diciamo che l'Albania? è stato l'unico pilastro, l'unico punto fermo per questa persona qua, perché alla fine non aveva amici o che. E quindi il gruppo di allora è diventato anche il suo gruppo e questa persona ha avuto modo di esprimersi senza giudizio, essere accolto e farci compagnia, cioè nel senso essere visto alla pari. E Ok, non quindi il come... cugino è ancora con te, l'amico albanese no, è tornato in Albania. Esattamente. Ok, bene. Nonno paterno e lo zio con scatti d'ira nel portale Aureo, come disincarnati. Che altro? Prima delle domande di Monica ed Elena. Mi viene in mente nient'altro. Quante Per cui sessioni hai passerei. visto? Come? Quante sessioni hai visto più o meno? Più di 30. Nell'ultima settimana penso che una decina si siano aggiunte a quelle che erano prima, che appunto erano fra le 20 e le 30. Prego, domande. Vivi con i tuoi genitori? Come? Vivi con i tuoi genitori? Sì, attualmente sì, e diciamo che la casa è il prossimo progetto sulla lista delle cose da fare, perché sento proprio comunque una sorta di soffocamento sotto quell'aspetto. Non serve che poi mi dilunghi su questo. Si sente. Che lavoro fai? Attualmente sono un operaio cartotecnico dal 2017, con 11 mesi di interruzione a causa del CINI, che poi là in realtà non volevo tornare in quel periodo, stavo cercando altro, però non avendo trovato nulla al momento e non avendo chiuso in maniera drastica con loro, mi hanno ricontattato e niente, poi da quando sono tornato, anzi i presupposti sono cambiati molto, c'è un rapporto di rispetto molto migliore rispetto a quello che c'era prima, che era un po', c'è una grande disparità. Per cui diciamo che adesso è sì un posto da cui vorrei andarmene, ma comunque
al momento mi sta aiutando chiaramente economicamente, e l'ambiente non mi pesa per la quale. Cioè, ci sono delle cose che cambierei, come in qualunque posto, però al momento funziona. Per certi aspetti ti vedo a volte un po' spaesato, nel senso che è come se non riconoscessi esattamente le persone che ti circondano, nel senso che a volte le vedi in una maniera, altre volte in una maniera completamente diversa, e questo ti fa sentire un po' confuso. Sì, confermo. Mm. Confermo. Faccio un esempio. I tuoi? Allora, i miei... Allora, devo dire che con mio padre ultimamente non c'è un grandissimo rapporto, nel senso che c'è molto distacco, non c'è conflitto, c'è distacco. Principalmente direi per il fatto che comunque non è mai stata una figura paterna di quelle ottimali, ecco. Nel 2018 ho avuto svariati problemi a livello fisico e di salute, nel senso che gli è comparso diabete, ha dovuto amputare mezzo piede, e diciamo che quell'anno lì era stata una bella batosta sia per me che per mia madre, che comunque aveva rischiato per la seconda volta di perdere la vita, prima volta nel 2010, e nonostante lui comunque sia stato cresciuto da un medico e sia medico, si è sempre trascurato, diciamo. Il che ha portato a questi due eventi in cui ha rischiato parecchio, e io diciamo che mi ero creato un po' l'aspettativa, la seconda volta, quindi nel 2018, che sarebbe stata un po' la sua rivalsa della serie: ho toccato il fondo, ora posso cominciare a badare a me stesso, a prendermi cura di me. Mentre questa cosa, man mano, cioè questa aspettativa si è man mano infranta davanti ai fatti, e quindi io da lì mi sono cominciato a staccare molto di più. Il rapporto con mia madre attualmente è pacifico, piacevole, solo che chiaramente ha ancora un po' l'indole del farsi gli affari degli altri, nel senso non è cambiata la dinamica rispetto tipo a quando ero adolescente o bambino, ecco. E quindi io sento spesso questa invasione di campo. Già di mio sono uno che ha bisogno di molto spazio intorno a sé per ricaricarmi, per far chiarezza. E in casa sì, mi riposo, ma non a 360 gradi, mettiamola così. Va bene. Quali sono le tue aspettative solo di questa sessione? Cosa pensi, speri di avere e vedere? Beh, allora, per certi versi arrivo come una pagina bianca, nel senso che sto cercando di non crearmi alcuna aspettativa, ma anzi sono arrivato con molta voglia di ottenere informazioni da voi, comunque persone che operano con un linguaggio che a me risuona tantissimo, e in secondo luogo come dire, di dare una sorta di conferma a determinate sensazioni che mi porto dentro e che vorrei un attimino scaricare, o comunque togliere questo fardello che sento. Tu dovessi immaginare il titolo della tua sessione, cosa pensi che potrebbe... Ci ho pensato tantissimo, non mi è venuto in mente. Tanto non sarà quello, ma dai, vediamo. Non ti viene in mente niente? No, al momento no. Va bene, iniziamo. Allora, ti disattivo il microfono, poi lo riattivi tu, poi si sente la mia voce. Mazza, che eco. Come mai questa cosa? Bla bla bla. Bah, da quando ho disattivato il microfono di Alberto mi sento da lontano la voce, vabbè, passerà. Ho una
una volta che lasciamo i punti e quindi vedete cosa succede davvero prima della vostra sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Elena. Sì, vedo Alberto che cerca di uscire da questo pozzo profondissimo, tirandosi su da una corda. È quasi arrivato all'uscita, riesce bene a puntare i piedi e a tirarsi, quindi è molto prestante in questa cosa, ma è come se ci fosse un piombo che continua a tenerlo giù. Ti dà l'autorizzazione. Sì, mi guarda e mi dice aiutatemi a vedere come diminuire la distanza. Monica. A proposito di questo, aiutatemi a vedere, lui mi mostra un'immagine abbastanza di vita quotidiana. Lui è dal barbiere, seduto sulla poltrona, e intorno a sé ovviamente c'è il barbiere più altri clienti e li vede in una maniera quando li guarda. Poi si rivolge verso lo specchio e vede la propria immagine riflessa e riflessa l'immagine anche delle altre persone, ma non corrispondono a quello che lui poco prima aveva visto. Si sente proprio in questo stato un po' di confusione, di solitudine, un po' sperso, e dice proprio una cosa simile a quella che ha detto Elena: aiutatemi a vedere con chiarezza. Questo è il suo modo di darci l'autorizzazione. Uh-huh. Sì. Prima Elena, poi Monica. Vibrazione. 18 miliardi. O comunque Monica intervieni se è diversa. Consapevolezza. 134. PS. 43. Vite. 2009. Cervello. 8.9. Suscettibilità ipnotica. 61. Siamo lì, Monica? Sì, sì. Ok. Nome del progetto di Alberto, Elena. Lazzo senza fine. Mi fa vedere come se Alberto gira il lazzo in aria, ok? Per cercare di prendere, diciamo, il suo obiettivo in quel momento della vita, ok? Ma prima di tutto non ci sono troppi obiettivi davanti e quindi non sa dove puntare. E inoltre il lazzo non riesce a tirare giù il lazzo, quindi il lazzo continua a rimanere in aria. Monica? C'è attinenza con questo che sta dicendo Elena, si chiama Le vite degli altri. Vede che le vite delle altre persone scorrono, accadono cose, vengono raggiunti obiettivi, raggiunti dei traguardi, e invece nella sua vita non molto, rimane una certa staticità, una certa inconcludenza, e quindi lui è spettatore delle vite degli altri. Elena, PS e PE come si chiamano? PS abbraccio e PE bacio. Monica? La PS mi viene bella. PE grano turco. Ok. Causa esoterica, Elena, della frase pagina bianca nell'esposizione dei punti da parte di Alberto.
Sì, sì, è molto chiara, cioè mi fa vedere molto chiaramente, ricollegandoci a quello che diceva prima Monica, che lui si sente confuso, diciamo, non sa bene come muoversi, ok, nella sua vita. Mi fa proprio vedere che ogni volta che inizia una relazione con o una ragazza o degli amici, o comunque anche qualsiasi tipo di relazione nella sua vita, non sa come comportarsi, non sa che direzione prendere, non sa come essere se stesso, ok? E quindi si fa trascinare dalla decisione dell'altro, quindi dal movimento dell'altro. E pagina bianca è questo, è come se non ci fosse niente ehm, con cui sentirsi guidato, una direzione. Monica. Mi vengono le entità mentali collegate a questa pagina bianca. Mhm. E, Vediamole subito. allora, la prima che mi si collega alla pagina bianca, ma in realtà forse tutte e tre che io credo appartengano ad Alberto sono collegate a questa idea di pagina bianca. La prima è fumo nei meandri della mente. Mi fa proprio vedere come questo fumo va a percorrere i corridoi della sua memoria. È come se in parte alcune cose che appartengono proprio alla sua storia personale, intanto li ha coperti di una cortina di fumo. E poi comunque questo fumo come idea proprio di totale inconsistenza dei suoi progetti e dei suoi rapporti. Per cui alla fine rimane in mano che cosa? Il fumo, cioè niente, cioè la pagina bianca. L'altra entità mentale che mi si ricollega è Bivio. Mi fa vedere Alberto davanti a questo bivio, dove una strada rappresenta la vita che ha sempre percorso, sempre uguale, sempre abbastanza piatta, non con grandi scelte, non con grandi svolte, e l'altra invece, che potrebbe essere quella totalmente nuova, che è quella da adulto. E lui rimane lì, in mezzo, fermo, statico, senza scegliere. Quindi non scrive una pagina, non scrive una pagina nuova, la pagina rimane bianca. Mm. L'entità mentale al centro si chiama pazzia e violenza. Lui da un lato è come se fosse attratto e respinto da questi due elementi. Molto incuriosito da tutto ciò che non rientra nella norma, anche da un punto di vista della mente, ok? Delle follie della mente o comunque una mente non ordinaria. Ed infatti ha un qualche legame con questo zio molto strano, bizzarro, violento anche. E allo stesso tempo ha creato un legame molto forte, molto solido con un ragazzo autistico che è escluso da tutti. Ha questa attrazione e repulsione per tutto ciò che è pazzia, violenza e isolamento conseguente. E in qualche modo lui teme e allo stesso tempo vuole essere questo, perché è un qualcosa fuori dall'ordinario, è un qualcosa che lo porterà verso altre prospettive di vita. Ehm, Livelli? La prima, il fumo nei meandri della mente, 5 direi. 4, come si chiama? Questo che abbiamo detto, la Bivio? violenza, Ah, ok, 4. violenza e pazzia. E invece io direi che il bivio siamo sul 6, perché c'è una vera indecisione. Elena, eteriche, vediamo le eteriche con te. Allora, mi appare subito questo, si fa vedere quasi come se fosse uno showman che arriva davanti scivolando sulle ginocchia, no? Con la schiena indietro. C'è questa tuta, è vestito con questa tuta tutta cangiante, no? Iridescente e è come se avesse sulla testa un copricapo con due corna così rotonde, no? Secondo universo? Sì,
Come si chiama? Jollyman. Poi dietro c'è un leone, che però è come se fosse una... è un leone messo come se fosse una statua messo nella stessa posizione della Sfinge, ma è un leone normale, con i colori gialli, cioè come se fosse vivo ma su una statua. Poi vedevo già prima, ci sono due uomini del tempo, uno che devia la strada di Alberto rispetto alla sua vita lavorativa e di autonomia, autonomia, tipo quindi vivere da solo, il suo lavoro, no? Ok. E l'altra invece devia la strada di Alberto rispetto alla vita di coppia. Ok, quindi ci sono questi due uomini del tempo. E poi mi fa vedere un serpente che in maniera silenziosa e un po' subdola lo morsica alle caviglie nei momenti in cui Alberto ha troppa energia e deve quindi essere frenato, perché se rimanesse su quella con tutta quell'energia andrebbe nella direzione giusta. E quindi DL? deve essere... E DL ce ne sono 3. Basta, no? Le entità? Sì. Ok. No. Monica, impianti. Il primo che mi fa vedere è l'impianto mentale, che è fatto come un cappellino con la visiera. La visiera però è spostata sul retro e dà proprio la sensazione di un teenager, sai che li portano così molto spesso, no? Ed è questo impianto vedo che conferisce ad Alberto anche una certa, tra virgolette, immaturità nei progetti di vita, nella conduzione della propria vita, nel portare avanti delle scelte da adulto, da uomo. Poi tipo una lastra sul petto che va proprio a bloccare, diciamo così, le questioni sentimentali. Anche nel senso di poter captare la giusta vibrazione per lui in una ragazza. Con questa lastra sul petto è come se il suo cuore non riuscisse ad individuare quale ragazza vibra la sua frequenza e quindi quella con cui poter creare un legame amoroso. Infatti va sempre a capitare con ragazze già impegnate o non particolarmente interessate a lui. I genitali, perché la sessualità risulta gravemente sacrificata in questo stile di vita che lui ha. Ok, basta. Sì. Causa esoterica Monica dei frequenti affaticamenti e contratture muscolari in generale, ma specialmente di recente a gambe, braccia e schiena. Allora, dunque, io ho visto le stesse entità eteriche che ha illustrato Elena, però in più ne ho vista un'altra, che è un ragno. È un ragno come aracnoide, intendo, del primo universo. Ed è come se questo ragno lo tenesse proprio imprigionato in questa ragnatela. Lui è proprio immobilizzato da questa ragnatela. E il modo appunto per tenerlo immobilizzato è quello di fargli avere questi frequenti dolori muscolari, sicché lui effettivamente non si muove né fisicamente, si muove poco, a fatica,
né proprio muoversi nel senso di effettuare delle scelte importanti, trasformative nella vita. Ma questa azione è molto simile a quella effettuata da quello che Elena ha visto, un leone un po' sfinge, no? Che non ha capacità di movimento, perché alla fine è una statua. Elena, stessa domanda. Sì, allora, appunto riallacciandomi al leone, vedo che è come se così a random dà delle martellate con questo martello piatto sui muscoli di Alberto, muscoli più grossi, quindi quadricipite, i gemelli, i muscoli delle braccia. E ovviamente per bloccarlo, per non farlo muovere, e in più vedo che questo fa sì che lui non riesca a uscire dal pozzo, no? Quindi quella fatica enorme che continua a fare per cercare di uscire dal pozzo fa sì che i suoi muscoli, che sono già martoriati dal ragno, dal leone, non riescano a portarlo fuori, non si muovano, quindi lui rimane immobilizzato lì. Più gli uomini del tempo che lo bloccano. Sì, esatto. Mm-mm. Elena, no partner, spesso già occupate. Sì, questo lo vedo un po' legato alla sua confusione che lo rende che non lo fa sentire completamente adulto, ok? Quindi se c'è un interesse per una ragazza già occupata e lei contraccambia, la cosa è complicata, no? E quindi diciamo ci può essere questa scusa che copre la sua non adultità verso la relazione. Oppure c'è appunto questa confusione e questo non riuscire a sentire la vibrazione amorosa del cuore proprio per le ragazze che potrebbero essere per lui una direzione di crescita e una direzione di una coppia, di una vita di coppia costruttiva. Questo è anche aiutato dall'uomo del tempo, quello diciamo addetto alla relazione di coppia. Monica. Confermo proprio appieno tutto quello che ha detto Elena, e in più aggiungo il progetto, le vite degli altri, quasi come credere che solo gli altri, no, possano avere una vita amorosa che si compie, in cui avvengono delle cose importanti, ma questo non è per lui. Lui rimane in un certo senso imprigionato in un adolescente eternamente rifiutato. Quanto incide il fatto di vivere con i genitori? Vai. Ecco, vedi, mi fa vedere proprio davanti a questo bivio. Un bivio è costituito da tutto quello che c'è stato, quindi questa vita da ragazzo, questa vita con i genitori, oltretutto due genitori che per certi aspetti lo frenano molto nella crescita, la madre perché è molto invadente, il padre perché non c'è un buon dialogo e poi non ha dato questo grande esempio di cura di sé. E cura di sé vuol dire non solo cura fisica, ma anche cura emotiva, cura dei propri bisogni, ok? L'altro bivio è quello completamente sconosciuto che ancora deve percorrere, e ovviamente lo vivere con i genitori incide oltre il 90%, no? Del poter andare, no? Verso questa altra arteria di vita, che è la vera vita. Elena. Sì, confermo quello che dice Monica e vedo proprio esatto questa sua confusione che lo tiene ad essere sempre adolescente, non riuscire a diventare adulto, ok? E quindi rimane qui in questa vita, in questa routine che conosce già da sempre come bambino e adolescente, e quindi non ha la spinta, si sente bloccato nel poter iniziare una vita da adulto indipendente, ok? C'è, come diceva Monica, la mamma e il papà, il papà molto diciamo fermo
quasi come se fosse un quadrato, no? Tutto ciò che arriva che ha idee fuori da quello che lui sa, non esiste. E la mamma invece è sempre con questa ansia del controllo sul figlio che fa sì che lui stia ancora lì fermo, ecco, e quindi non si sente proprio, non ha la spinta per poter iniziare la sua vita da adulto e diciamo peggiorata da questa sua confusione, da non avere le idee chiare. Va bene, cinema, genitori. I due ragazzi con cui ha legato molto, il cugino e il miglior amico, e la cosiddetta ex. Monica, come vedi mamma e papà? Allora, il papà un po' con l'affanno proprio, respiro affaticato. Ehm, diciamo che il padre è come se resistesse moltissimo al cambiamento, alla consapevolezza, a queste vibrazioni anche della terra che cambiano, e lui fa fatica a star dietro a tutto questo. Per quanto riguarda la madre, oddio, mi viene da dire impicciona, un po'. eh, Vorrebbe proprio che questo figlio non crescesse mai, vorrebbe proprio tenerlo eternamente legato a sé, così. E vuole esserci anche con una certa apprensione, no? Affinché al figlio non accada niente di male e affinché in un certo senso non si stacchi troppo da lei. Per quanto riguarda il cugino, anche il cugino lo vedo un po' Peter Pan, tra virgolette. Ehm, con tutto che per certi aspetti è una cosa buona, perché loro sicuramente hanno questo aspetto di eterna fanciullezza, che condividono. Purezza di Eh, visione anche, no? sì, certo, certo. Purezza di visione che è anche dell'altro ragazzo, l'amico, che vive anche in un mondo molto suo, ovviamente, in cui fa entrare pochissime persone, Mm. tra cui ovviamente Alberto. E la ex? Ehm, io la vedo molto sfumata, come se effettivamente penso che son passati un po' di anni, no, ehm, e poi, so allora, come la vedo io questa storia, che si è sviluppata, più da parte di lui che da parte di lei, okay, per cui è come se lei avesse, già lasciato andare tutto. Ehm, e quindi lei c'è, però proprio per una roba tutta sua, per un cammino tutto suo, Certo. non come legame per lui. Elena, qualcosa da dire di diverso, diciamo? No, direi tutto molto simile. Sì, la ex anch'io la vedo poco proprio perché, come diceva Monica, quello che è scatenato in Alberto dopo questa relazione è tutta roba di Alberto. È come se lei fosse stata scelta dall'anima di Alberto come strumento per svegliarlo. Ma Mm. ormai, cioè, non serve più, ecco. Vabbè, chiediamo ad Alberto se la vogliamo salutare. Sì, allora è come se lui dicesse sì, però forse mi deve dire ancora qualcosa. Vabbè, la lasciamo. Monica. Allora, qua di nuovo c'è il bivio, sai, di Alberto, perché da un lato potrebbe aggrapparsi, no, a questo ricordo, a queste emozioni vissute, a questa svolta che lui ha avuto, ma questa strada non è una buona strada per lui. L'altra strada è quella, come ha detto Elena, di comprendere che questo è stato uno strumento della sua anima affinché lui si svegliasse, che vedesse altri aspetti della propria vita, ma non per rimanere attaccato a questo tipo di esperienza in sé per sé. Ok, andiamo a due esperienze che ha fatto Alberto. Tutte le costellazioni familiari. Quante sono più o meno? Una decina?
Alberto, quanti sono? Una decina? Anche di più. Elena. Allora, mi fa vedere tutte queste costellazioni con tutti i partecipanti, no? Sovrapposti, e quindi viene come se venisse un cerchio con molte persone, anche se magari spesso erano le stesse, ma sovrapposte viene un cerchio molto ampio e ogni persona ha un colore, quindi si forma un cerchio come se fosse un arcobaleno, no? Quindi in sequenza come l'arcobaleno. E, ogni volta che c'era una persona di questo cerchio che agiva nella costellazione di Alberto, a seconda della vibrazione di quel colore, qui la rappresentazione è il colore, veniva richiamata una forza dall'esterno. Quindi c'è una parte, diciamo la parte iniziale del ruolo di quel partecipante era realmente legata ad Alberto, ok? Poi un po' deviata dalle energie provenienti dall'esterno. Quindi quello che mi fa vedere è che era un campo un po' alterato. Uno fa delle esperienze come tante costellazioni familiari per accrescere la propria consapevolezza. L'ha accresciuta? Forse sì. Sì, sì, infatti, nel senso che comunque ha visto delle cose che agivano, dei meccanismi che gli hanno aperto la mente, quindi gli hanno fatto vedere più possibilità, no? L'infinito delle possibilità. Quindi Alberto è andato al supermercato, ha comprato dei cibi buoni e li ha mangiati, però poi bisogna pagarli alla cassa. Li ha pagati? Se sì, cari, troppo, il prezzo giusto Allora, di quei beh, cibi. no, un po' più di quello che magari sarebbe stato giusto. Cioè, in realtà, mm, quello che mi viene da dire è che il prezzo giusto sarebbe pura consapevolezza e mm, puro aumento di consapevolezza e evoluzione, ok? In Senza realtà, un costo. esatto, in questo caso c'era un costo, c'era un po' della sua energia che veniva data agli altri partecipanti, ma anche un po' all'esterno, ecco. C'è qualche entità che non avrebbe se non avesse fatto neanche una costellazione? Mi viene da dire il serpente. Monica, stessa domanda. Ehm, Ciò che l'ha mosso verso le costellazioni familiari era proprio cercare di chiarire delle dinamiche, di dissipare, no, un po' di questo fumo, di questa confusione che aveva nella testa, perché sentiva, no, che le cose non si inanellavano bene e voleva un attimino andare più a fondo. È questo che l'ha spinto. E voleva in un certo senso anche alleggerire alcuni rapporti che gli sembravano anche un po' quando fanno attrito, no? Con quel rumore, quando fa attrito. Quello che io vedo è che il fumo inizialmente, quando lui ha iniziato queste costellazioni familiari, mi riferisco all'entità mentale, il fumo nei meandri della mente, era proprio nero. Poi è diventato rosa. Quindi cosa succede? Che in alcuni punti il fumo è rosa e quindi può vedere un po' meglio. Però in realtà allo stesso tempo anche un po' un'illusione, perché comunque il fumo è rimasto, pur permettendogli di vedere un qualcosina di più. Stessa domanda per il Reiki. Terzo livello. Quindi anche un costo economico, di tempo. Chi vuole? Sì, diciamo che avesse imparato a scoprire il suo campo energetico in maniera neutra, mi viene da dire, cioè senza
legato a particolari simboli o collegamenti esterni, ok? Avrebbe imparato il suo campo energetico, ok? La vibrazione del suo corpo, come si muovono le energie. Magari anche lì all'inizio avrebbe potuto aprire dei canali non tanto positivi, però non ci sarebbe stata tutta quell'energia assorbita e il collegamento con dei simboli, con una simbologia e con delle energie esterne. Ecco, quindi... Monica. Quando lui faceva questo corso, c'era qualcuna che gli piaceva particolarmente? Qualche ragazza, qualche donna? No. Per cui... Possa ricordare? No. Ah, come? Scrivimi. Adesso? Teatro? Non capisco. No, scrivimi in Skype. Scrivimi in Perché Skype. c'è qualcosa legata Ah, difficile. Ok, sì, dimmi. perché è come se ci fosse durante questo percorso di Reiki, forse più dal secondo livello, credo, lui ha fatto tutti e tre i livelli, come una specie di attivazione, di stimolazione dell'impianto nella zona dei genitali, vedo. Allora, questo può essere dovuto alla tecnica in sé, nel senso che le entità spesso attingono, no, dall'energia sessuale. Chiaramente quella più ricca, insomma, quella più feconda. È come se ci fosse stata un'attivazione in questo senso, ecco, da parte di lui. All'interno dei partecipanti del corso, lui chiede? O forse anche chi riceveva il trattamento? Certo. Anche chi riceveva il trattamento, sì, assolutamente. Ok, quali interferenze poteva evitare di avere se non avesse intrapreso l'avventura del Reiki? Allora, una minor attivazione dell'impianto ai genitali, e poi forse ecco, un leone meno potente, meno pervasivo, ma anche gli uomini del tempo, meno insistenti. Su questa ultima domanda, Elena. Sì, sono d'accordo. Gli uomini del tempo, anche l'entità mentale, quella del fumo, un po' meno forte, con un po' meno di confusione. Sì. Vabbè, allora diciamo che non c'è niente di male, non c'è niente di bene. Fare delle esperienze va sempre, secondo me, bene. C'è però questo Reiki che è sopravvalutato e soprattutto le costellazioni familiari che sono sopravvalutate, per me. Questa è la mia visione. Dopo tante conferme e nessuna smentita da parte di decine e decine di persone, direi, mi sento di dire una cosa del genere. Se uno vuole farla quell'esperienza, che la faccia come tutte, però sono esperienze che si fanno quando si è giovani, poi non ce n'è assolutamente più bisogno e bisogna accorgersi di quello. Certo, il Reiki è affascinante, ho male alla schiena, me la tolgono e non torna più quel male, a parte che non è vero. Però c'è un costo, il male alla schiena finisce nell'operatore. Con tanto di interferenze, iniziano degli incubi, non lo so, è un continuo scambio noi siamo in un mondo di interferenze, che vogliamo noi? Scambiarcele non è una bella idea, sinceramente. Diciamo che sono due tecniche dove apri molto efficacemente il campo energetico e quindi se non sei consapevole dei movimenti di quel campo energetico, c'è liberamente qualsiasi cosa. Ecco, diciamo che dipende dall'insegnante, facciamo Reiki, solo Reiki. Dipende dall'insegnante e da chi partecipa. Sì. Quanti insegnanti, Elena, che tu vedi di Reiki in tutto il mondo, di tutti i tempi, sono veramente puliti? Il percentuale? 10%. Ok, anche tu, Elena.
Monica. 11 mi ha dato, sì. Se capitasse un insegnante pulito, poi bisogna vedere se io sono pulito. Sì. E magari l'insegnante tratta un'altra persona, resta della roba momentanea dell'altra persona, poi tratta me, passa a me. Un po' come le costellazioni che non hanno bisogno di essere illustrate da questo punto di vista. Bene, radiestesia evolutiva, stessa domanda a Elena. Il discorso è lo stesso. Lì hai anche lo strumento che apre il campo energetico e agisce sul campo energetico. Se tu sei consapevole di qual è il tuo campo, di come funziona, e sei consapevole se sei in grado di tenerlo chiuso e proteggerlo, e se c'è un'eventuale interferenza la senti e la mandi via, allora è tanta roba, funziona molto bene, ma è sempre questo discorso qua. Quello che ha fatto lui, allora diciamo che l'insegnante lo vedo abbastanza forte a livello energetico, non troppo interferito. Scusate. Ti è passato un'interferenza? Non trovavo il tasto. Però ogni tanto lavora anche sotto un'interferenza, anche se non lo vedo così tanto interferito. Ecco. Monica. Sì, dimmi. Cioè, vedo che è in grado di pulirsi, un po' consapevole di quando è libero o no, però non so chi è. Quindi. Monica. Allora, un pochino Alberto lo vedo disarmato, ok? E un po' acerbo nel momento in cui affronta questa radioestesia, perché si pongono delle persone anche con delle problematiche molto grosse e soprattutto con delle maschere. Lui che tendenzialmente è così, molto pulito, molto giovane proprio dentro, non sempre in grado di riconoscere queste maschere. Quindi non è semplice utilizzare questo tipo di strumento, perché significa togliere tutti i veli, tutte le maschere delle persone. Mm-hmm. Poi per il resto concordo con quello che ha visto Elena rispetto all'insegnante, sì. Ok. Causa esoterica Monica dell'inconsistenza nei progetti, la fatica e la tendenza a interromperli. L'abbiamo visto proprio sia nell'entità mentale, il fumo nei meandri della mente, che è proprio così, è l'inconsistenza il fumo. Poi anche il bivio. Alla fine lui è come fermo in tutte queste modalità statiche del passato. Ha proprio difficoltà ad andare verso l'incognita del futuro, verso ciò che sarà formato, verso ciò che avrà vita, pratica, reale. E poi anche questo impianto mentale che lo fa essere un po' troppo teenager. E quindi, come tutti i teenager, di fatto, diversi tipi di progetti che poi non si portano a termine, oppure per dire anche dei rapporti, degli amori superficiali, più delle cotte, più dei flirt magari non ricambiati. E poi sicuramente anche gli uomini del tempo, ecco, che vogliono che lui abbia questa inconsistenza nella vita. Elena. Sì, confermo quello che ha detto Monica, assolutamente. Mi fa vedere come se lui fosse, diciamo, potesse muoversi entro un raggio ben delimitato e ben definito, come se fosse un'enorme terrazza rotonda, ok? E lui si può muovere lì, ma lì dentro c'è quello che già fa, la routine, tutti i suoi obiettivi che
sono obiettivi, secondo me, cioè quello che vedo, costruttivi verso la sua libertà, verso il suo benessere, ok? Sono tutti, lui li vede all'orizzonte, li vede chiari all'orizzonte, ma in mezzo c'è il vuoto che lui non riesce a superare perché è limitato dentro questa enorme terrazza con una balaustra che è bella alta e se la trapassa cade nel vuoto. Ok, portale aureo, nonno paterno, gli altri 3 nonni e zio, con gli scatti d'ira. Monica. Viene proprio prima questo zio, no? Con tutto urlando disperato, chiedendo perché. Chiediamo noi a lui perché urla. Intanto questa forte interferenza proprio del secondo universo, di questo demone, che gli fa proprio quasi trasfigurare i lineamenti. Bene. Sembra, sai, il film Joker. Mhm. Ecco, Bene, quel genere di l'anima dello zio esce da questo guscio dello zio e la guarda l'interferenza del demone. c'è proprio questo contrasto, no? Di totale pacatezza dell'anima e questo demone che è disperato, è addolorato, incompreso, isolato. Incastrato qua? Incastrato forse prendeva dei farmaci, perché lo vedo come se fosse legato a dei blister di compresse, capito? Mm. Sì, ma il demone che ci fa qua? Che ci faceva con lo zio? È ovviamente un'interferenza che l'anima aveva scelto per sperimentare l'esclusione dalla famiglia. Sicuramente un'esperienza molto dura. Lui ha scelto di sentirsi isolato da quelli che avrebbero dovuto sostenerlo, per arrivare a comprendere, cosa che lui non ce l'ha fatta nella vita, questa qui di cui stiamo parlando, per arrivare a comprendere che la salvezza sarebbe arrivata da se stesso e non dall'esterno. Come vedi lo zio, Elena? Sì, lo vedo anch'io disperato, Orlando, ma c'è questa disperazione per non riuscire a sganciarsi da questo demone, da questa interferenza. Come se avesse questo carico dietro di cui non riesce a liberarsi. E quindi urla disperato, quasi un urlo anche di pianto. Ecco, e come diceva Monica Joker, è un po', lei diceva, vedo Alberto collegato a questo zio, ok? È quell'interferenza del secondo universo, Jollyman, Mhm. in maniera molto meno forte, ma è lo stesso tipo di aggancio al secondo universo. Elena, nonno paterno. Allora, il nonno paterno è come arriva e rispetto ad Alberto è come se ci fosse Alberto bimbo, che è un po', diciamo, quello che ancora lui sente molto forte dentro di sé, ok? E il nonno paterno che è molto più grande, però quasi come se fosse la fotocopia di Alberto, è grande. Quindi mi fa proprio vedere questo legame che avevano loro, da cui mi fa proprio vedere che Alberto da questo nonno ha ricevuto tanto, ha ricevuto tanti insegnamenti, ha ricevuto tante informazioni e questo è il legame tra loro molto forte. Monica. Non so, c'è di mezzo il padre.
mi fa vedere appunto il nonno, il papà di Alberto e poi dopo Alberto, ed è come se gli sguardi sia del nonno che di Alberto siano direzionati verso il padre. Quasi come se ci sia da parte di entrambe una sollecitudine energeticamente diversa, perché Alberto ce l'ha proprio del vivente, quella del nonno ovviamente è di disincarnato, ed è come se il nonno volesse trasmettere ad Alberto che non si può fare. Ok? Che questo tipo di sollecitudine, di aspettativa e di sostegno non si può fare. Chi questo? Il padre? Nonno. Sì, il nonno, sì, Nonno. sì. Quale sostegno? Non ho capito. Al Mm, padre? sì, in qualche modo Alberto vorrebbe che il padre fosse diverso, che reagisse alle difficoltà in maniera diversa, che si occupasse di se stesso in maniera diversa. Ed è come se il nonno, invece, essendo comunque in un'altra dimensione, in un'altra consapevolezza, cercasse di trasmettere ad Alberto questa sensazione qui, che non si può fare. Pretendere che il padre sia diverso e in base a quello che sarà il comportamento del padre, allora Alberto risponderà, capisci? Che è una dinamica da cambiare. C'è poco tempo, Portale Aureo vanno lasciando un messaggio. Lo zio. Monica. Elena. Non farti ingannare, quella non è roba tua. Parla rispetto all'interferenza Jolly Man. Adesso lui lo vede. Adesso che può andare nel portale aureo, vede che non era roba sua. È vero, si scioglie come delle corde che aveva ai polsi, le slega, le lascia giù a terra e dice: Io adesso sono libero, puoi liberarti anche tu. Bell'esempio. E va. Mm. Nonno, Monica. Da caro ragazzo, ora sei un uomo carissimo. Fa una carezza e va. Benissimo. E lo chiudiamo. E adesso invitiamo un personaggio importantissimo. Il secondo Alberto. Quello che sta aspettando lo start della vita. Quello che ha in mano la penna per riempire la pagina bianca. Come lo vedete? Chi vuole parla. Allora, subito quando l'hai chiamato è arrivato e ha preso per mano Alberto, che diciamo ha ancora questo spirito fanciullesco, no? Un po' adolescente. Lo prende per mano e lo porta davanti a una porta. E quando apre la porta c'è la loro nuova casa, che rappresenta la loro nuova vita. Quindi la vita da adulto. E quando passano l'ingresso, ok, si uniscono e diventano nuovo Alberto, con le esperienze del bambino e dell'adolescente, ma nell'epoca dell'adultità, di essere adulto. Da oggi in poi riesce a essere adulto e lo sente la forza di tutto quello che si porta anche da quando è stato bambino e adolescente. Monica. Sì, inoltre vedo che all'interno di questa che è la nuova casa, lui si toglie gli occhiali, si toglie il maglione ed è come proprio se si liberasse di cose vecchie, di zavorre. È come se allo stesso tempo, nel momento in cui si toglie il maglione, non è più un ragazzo, è un uomo, è decisamente più forte, più pronto, più maturo. Va bene, allora Posso andiamo. aggiungere una cosa? Dimmi.
E fa proprio vedere che è maturo anche per le relazioni di coppia, una cosa che era fondamentale. Sì, infatti ha trascritto tutte queste cose nel foglio che prima era bianco, velocissimamente, si sono quasi composte da sé, ecco. Come inchiostro simpatico che si vede finalmente. Sì. Esatto. Bene, se volessimo andare al cluster dovremmo attraversare una porta. Questa porta è uguale alla porta di casa dei suoi genitori di Alberto. Quando vuole la varca e va a vedere come ha deciso di stabilire le proprie interferenze, i propri impatti, i propri contratti. A me viene un burrone. In fin dei conti lui ha anche sempre avuto molta paura, no? Di affrontare tutto il nuovo e tutta l'indipendenza, la libertà, tutta l'esperienza di adulto. E quindi il suo, insomma, vedo un cluster burrone proprio. E là sotto cosa c'è? C'è della lava, c'è il cuore, il centro della terra che pulsa, incandescente, ricco. Elena, come le vedi il cluster? Li vedo come tante, come delle sacche inchiodate al muro, ok? Quindi che fanno del tessuto che crea tipo una sacca. Ok, in ogni sacca c'è un elemento che però è già pronto, che lui prende e utilizza, no? Quindi come se nel cluster dove era il suo vecchio cluster è proprio tutto già pronto con l'influenza della mamma, no? Che faceva trovare tutto pronto. Mhm. Quindi senza la necessità di essere creativo e di creare. Quindi tutta questa cosa, mm, mm, diciamo, la vuole sostituire invece tutto nuovo, tutto da creare, da zero. Bene, tutto via, quindi così creiamo. Portale definitivo, come lo vedi, Monica, il portale definitivo? Come è fatto? In questo caso specifico, lui mi ha fatto vedere che il burrone è in grado in realtà di riunirlo e di creare una terra compatta. Quindi è come se buttasse la paura del tuffarsi verso il nuovo. Ok? Quindi è proprio come estraendo questa forza separatrice, perché il burrone è questo alla fine, no? Due zone di terra separate, ha estratto questa forza di separazione di paura, quella l'ha buttato dentro il portale definitivo e ha congiunto le due parti di terra, così adesso è un tutt'uno, non c'è più il buco. Elena? Sì, un po' è simile a quello che ha visto Monica, però è come se mm, il risucchiare questa paura e questa routine, queste cose già fatte fosse rappresentato da un vortice nero che potrebbe essere tipo il burrone ma messo in orizzontale, ok, che trascina dentro tutte queste vecchie cose, ok, e lascia lo spazio per tutto il nuovo, vita nuova che lui può creare con creatività. Via tutto, nuova creazione di Alberto. Alberto 1 e secondo Alberto adesso sono una cosa sola. Sì. Mi fa vedere Alberto che si è tolto le scarpe, si è tolto le calze e cammina su questo prato in cui l'erba ha appena iniziato a crescere e quindi è tenera, è verdissima, chiaramente per ora è molto bassa. E lui prova molto gioia, ecco, a sentire questo contatto con quest'erba verde che sono i suoi nuovi progetti, che è la sua nuova forza. Elena?
Sì, prende tutti gli elementi che ci sono su questo prato, che possono essere i nuovi fiorellini, poi vedo prende delle pigne, dei pezzetti di legno e con questo crea, diciamo, il perimetro della sua casa. Ok, e nel momento in cui chiude il perimetro, la casa si crea realmente, no? E quindi proprio partendo da questo nuovo prato che è nuovo ed è mm, vuoto, nel senso non c'è nulla, ma partendo da quegli elementi proprio della terra e della natura crea la sua nuova vita. Avatar, Monica, come lo vedi? È come se ci fosse un topo da biblioteca, come se forse ha vissuto così Alberto, molto anche immerso nei libri, negli studi, così, no? E quindi decide che la sua vita può passare decisamente all'azione, ai sentimenti, e pertanto non ha più bisogno di tutti questi studi, di questa teoria, ha bisogno della pratica. Ed è per questo che decide di buttare via tutto quanto dentro il portale definitivo. Lo fa, Elena? Sì, sì, assolutamente. Cosa crea al suo posto? Anche qua con dei sassi, quasi sassi di fiume, ok, molto tondeggianti, crea un perimetro circolare e man mano che mette gli strati diventa un canale di energia. Inizia proprio a uscire un'energia fortissima che è la sua energia, partendo dai sassi di fiume. Ok, Monica, entità eteriche, mentali e impianti ci sono ancora? No, non ci sono più. La pagina bianca? È stata scritta attraverso questo inchiostro simpatico. Pagina scritta, quindi. Sì, sì, certo. Nuova frequenza, Monica, questa volta. È 289. E controcanto se c'è qualcosa da aggiungere. Sempre Monica, consapevolezza. 169. Elena, PS. 63. Elena, vite. 1521. Elena, cervello. 9.2. E Monica, suscettibilità ipnotica. 66. Monica, nuovo progetto. L'uomo è qui. Elena, messaggio di Alberto, se vuole, e se c'è questo messaggio, alla ex. Sei libera. Alla papà. Il tuo destino non mi compete. Alla mamma. Sono grande, lo vedrai. Al papà e alla mamma, Monica. A entrambi è come se ribadisse: io sono grande, vi voglio bene. Monica, al cugino. C'è un abbraccio che è quasi qualcosa di più di fraterno, è proprio un abbraccio animico e si dicono cresciamo insieme, c'è ancora tanto da fare, e lo dicono anche molto ridendo, divertendosi. All'amico. Non c'è distanza che tenga, e mi fa vedere sia la distanza geografica sia la presunta distanza dovuta magari, sai, no, a certe problematiche.
mi fa vedere che sono un cuore unico. Elena, cugino e amico. Sì, il cugino è molto simile a quello che ha visto Monica, diceva uniti con gli strumenti insieme siamo più forti nella crescita, siamo più compatti, ecco. E all'amico gli dice tutte le tue informazioni creative possono essere espresse tramite i tuoi canali. Bene, Monica, messaggio di Alberto a se stesso. I due Alberti in uno. Sì, non smetteremo mai di giocare, ma adesso giochiamo non solo più da bambini, ma da adulti creatori. Elena. Bambini come anima, come... Sì, li vedo per mano e diciamo la parte adulta dice alla parte piccola la tua creatività fa sì che noi possiamo vivere la nostra vita in maniera creativa, cioè la nostra vita, che possiamo vivere la nostra vita e non quella degli altri. Se ci pensate, Alberto ha 28 anni, ha già visto 30 video, ne vedrà chissà quanti altri, ha già fatto una sessione questa. Si apre una potenzialità infinita, smisurata. Davanti a lui quanti Alberto ci sono, potenziali? Quanti Infiniti. uomini? Infiniti, stavo per dire infiniti anch'io. Ne vedete qualcuno che non vi piace? Con questi presupposti? Con questi no. No, infatti, con questi presupposti no. C'è un Alberto che si arruola in Ucraina? No. C'è un Alberto che diventa super fan delle costellazioni familiari? Che gira intorno, che si riempie di sassi, le tasche? No. Vediamo uno degli Alberto infiniti a caso. Monica. Allora, questo può essere uno degli Alberto. Come se scoprisse il proprio lavoro da un'altra prospettiva e fa carriera all'interno dell'azienda in cui lavora, con il sostegno, diciamo così, con la stima dei colleghi. Questo è uno. Elena, un altro. Sì, mi ha fatto vedere Alberto che insegna a un team di una compagnia aerea ha gli strumenti a ognuno per poter lavorare in equipe in maniera costruttiva per tutti senza contrasto. Non so, fa vedere questa cosa qua. Bene, mi immagine finale, Elena. Allora, vedo Alberto come se fosse su uno skateboard, ma che vola, quindi senza ruote, che segue questo sentiero. Ci sono vari sentieri e per lui sono tutti i sentieri della sua vita da oggi in poi, ok? Ma inizia a prendere il sentiero azzurro come primo obiettivo. Che è quello, diciamo, l'indipendenza dai genitori. Monica? Quella che era un'erbetta esile e sottile, si è strutturata, diciamo così, in un prato abbastanza folto e lui è lì che sta facendo un picnic con una ragazza. Perfetto. Disconnettetevi da tutte e tutti e abbiamo finito. Ditemi quando siete pronti. La bella pulizia di tutti, bella approfondita ci facciamo.
Eccomi. Sì? Sì. Conto da 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Aprite gli occhi. Bentornate, siamo ancora in registrazione. Come state? Benissimo. Alberto, attiva pure il tuo microfono. Siamo ancora in registrazione. Come stai? Come va? Ecco, meravigliosamente bene. Sta facendo davvero Raccontaci, potenziante. raccontaci un po' cosa, quello che vuoi. Allora, mi soffermo su una delle cose che sono successe verso la fine, ovvero quando Elena ha esposto quell'ipotetico scenario dell'equipe aeroportuale. Lì è come se mi si fosse allargata la visione in maniera smisurata. Cioè, perché alla fine è una situazione, tra virgolette, normalissima, ma mi ha dato proprio modo di vedere quante cose, anche magari all'apparenza bizzarre, possono diventare possibilità concrete. C'è stato quel momento lì in cui proprio è come se avessi visto tutte le possibilità all'unisono, è stato davvero forte. E poi, vabbè, tutte le entità mentali, entità eteriche, e gli impianti, chiaramente mi sono risuonati tutti dal primo all'ultimo. Quando è stato chiamato il nonno paterno, quindi quando Monica lo stava descrivendo, io, nel mio silenzio, appunto, del microfono spento, l'ho percepito esattamente per come era da incarnato. Cioè, l'atteggiamento era il medesimo. Lui aveva sempre questa mania che io ho sempre ammirato tantissimo di accarezzare me in particolare, che ero il suo unico nipotino, ma lui faceva tantissime visite private, era chirurgo, e aveva questo modo di approcciarsi ai suoi pazienti che non li lasciava mai senza la carezza di turno. E nonostante fosse comunque di classe 26, quindi un medico molto vecchio a scuola, ha sempre avuto questo approccio molto umano che è sempre stato dissonante, ma in maniera positiva ai miei occhi, nel senso fa strano vedere un medico, soprattutto di quella classe lì, che si approccia con questa umanità e sensibilità ai suoi pazienti. E questo è anche un motivo per cui ho sempre avuto molta stima di lui e comunque l'ho sempre visto un po' come il mio migliore amico durante l'infanzia. C'era proprio quella persona con cui io mi sentivo di poter essere un bimbo spensierato e giocare come se non ci fosse un domani, e non si stancava mai. Tra passeggiate Bello, in bello. montagna e via discorrendo. E che altro? Preso appunti. Sì, ho messo giù due righe. Poi chiaramente questa qua diventerà il mio film preferito, questa sessione. Me la salvo e me la riguardo. Il progetto Le vite degli altri è stato tremendamente risonante. La sensazione era proprio quella lì di spettatore, di dire cos'è che non si sta innescando nella mia realtà, tale per cui sono costretto a vedere gli altri che anche solo all'apparenza vanno avanti. Io ho sempre avuto questa percezione di progredire a livello sottile, diciamo, superiore, ma tutto quello che c'era intorno rimaneva lo stesso. Quindi questo Vite degli altri l'ho sentito parecchio. E poi il nome della PS Abbraccio, io ho sempre avuto questa attrazione per proprio il gesto dell'abbraccio. Anche persone che magari conosco da non troppo tempo, e ce ne sono state parecchie che ho conosciuto l'anno scorso e con cui si è instaurato un fantastico rapporto innanzitutto ricambiato, parlano di amicizie. Secondo, proprio c'è l'intesa, cioè come conoscere persone dall'infanzia. E, e io ho sempre avuto questa attitudine all'abbraccio, della serie sento bisogno di sentirti e voglio che tu mi senta, proprio matericamente parlando.
E basta, direi. Gli highlights sono stati questi per me. Va bene, vogliamo chiudere la registrazione? Qualcosa da aggiungere? Monica? No. Elena? No. Ah. La chiudiamo, non è che poi dite cose belle. Faccio la finta. Ho chiuso la registrazione e alle cose fighe da dire. Potevate dirle prima, no? Basta, Volete in dire genere. qualcosa? Chiudo? Ciao a tutti.